Le strade del nord del Perù non sono state il massimo per il nostro van. Per l'itinerario che abbiamo scelto, che attraversava le Ande più volte, abbiamo percorso circa 1500 km, di cui la metà su sterrato. Ma dopo la laguna Paron e le incredibili strade del Parco Nazionale Huascarán, abbiamo sentito dei rumori provenienti dalle ruote di dietro, come se qualcosa si fosse staccato. Incontriamo quindi Cesar e la sua squadra specializzati nella riparazione di furgoni. Oggi faremo la nostra prima esperienza di meccanico peruviano. Dopo 1500 km su queste strade è successo un po' un problemino perché sentiamo un rumore dalle ruote di dietro. Abbiamo riparato i freni in Ecuador, però non so se è entrata della polvere o delle pietre nei tamburi, quindi adesso ci siamo fermati nel primo meccanico. Vediamo un po', adesso lo solleva e vede di che cosa si tratta. Questo è il rumore che si sente, è come se le pastiglie fossero finite, però è strano perché le avevamo revisionate. ¿Guardas cuánto tiempo llevas? Oh, solo algunas horas. Hay algunas no. Vamos a Argentina. La vibraciones. ¿Has tenido algún ácido? Se è rotto il freno. Pues que las vibraciones fueron. Le vibrazioni hanno praticamente smontato il freno di dietro. Incredibile. Si è smontato, è tutto smontato. Aprire il tamburo e trovare il freno praticamente smontato non è per niente il massimo. C'è questo regolatore, questo fermo. Le vibrazioni hanno praticamente smontato il freno e rotto praticamente tutti questi pezzettini qui. Adesso vediamo un po' che cosa ci dicono. Vediamo il freno di sinistra, sono in 3, fantastico, super interessati. Io invece sono un po' preoccupato. Infatti ero abbastanza preoccupato. Per quanto riguarda il freno a tamburo di sinistra, la situazione sembra tranquilla. Li sento chiacchierare e non capivo di cosa stessero parlando. In realtà stavano studiando il meccanismo per cercare una soluzione sul freno di destra. Anche perché qui in Perù non troveremo mai un ricambio uguale o comunque compatibile con il regolatore che si è rotto. Entonces se rompió este pedazo, sí, el regulador. Sí, cierto. Sí. E non stai sicuro di incontrare il repuesto? Adesso i meccanici stanno facendo un sistema frenante meccanico e non autoregolato perché il regolatore si è rotto. Praticamente questo pezzettino qui che fa da ponte e che fa da regolazione si è rotto e quindi serve questo ricambio nuovo. Adesso i meccanici stanno regolando i pattini del freno a tamburo in maniera tale che si riesca a frenare in maniera meccanica, non essendoci questo regolatore che serve per sistemare i pattini durante la loro usura. Non so come spiegarlo bene, però è un pezzo che serve e adesso possiamo anche guidare tranquillamente anche se il pezzo manca. Non so bene che cosa abbiano fatto, ma da quello che ho capito questo pezzettino autoregolava il freno a tamburo. Adesso con questo sistema il freno funziona, ma non si autoregola, quindi dovremo prevedere una manutenzione periodica fino a quando non incontreremo il ricambio in Argentina. Cesar e i meccanici in un'ora hanno sistemato il freno destro posteriore, creando diciamo un bypass, trasformando il freno da autoregolato a meccanico, e questo diciamo che non comporta un grosso problema finché non troveremo il ricambio. Però devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro perché adesso il freno funziona bene e lui mi ha assicurato che possiamo andare avanti senza problemi ed è stato un piacere davvero vederli lavorare. E in tutto abbiamo pagato 15 euro per un'ora di manodopera di 3 persone e la supervisione del grande Cesar. Adesso dobbiamo fare benzina perché ci troviamo qui a Huaraz e domani proseguiremo il nostro cammino per la capitale del Perù. Ci metteremo qualche giorno perché dista un po' di chilometri. Buenas tardes, siente diesel por favor. Está acá, ya está abierto.
Buongiorno ragazzi da questa nuova tappa peruviana, siamo in cammino per Lima, la capitale del Perù, e quindi stiamo scendendo lentamente con il nostro van dalle quote dei ghiacciai in cui eravamo nei giorni precedenti, e per fortuna la riparazione provvisoria ai freni che abbiamo fatto l'altro giorno sta funzionando veramente bene, non abbiamo avuto difficoltà a guidare. Oggi ci troviamo ai confini di questo piccolo villaggio sulla strada che ci sta portando verso la costa e ci siamo fermati per la notte qui, dove il paesaggio è praticamente cambiato ancora una volta ed è quasi deserto, cioè qui non piove, le montagne sono di sabbia e pietra bianca e ci siamo sistemati praticamente a 300 metri dalla strada. Abbiamo dormito benissimo, è stato un sonno lunghissimo, l'ossigeno è aumentato e le temperature sono leggermente aumentate, anche se ci aspettavamo peggio. Qui il tempo è prevalentemente nuvoloso, già lo sapevamo, però non c'è acqua. Le popolazioni indigene del posto qui stanno coltivando qualcosa, la terra è praticamente sabbia bianca. E qui stanno coltivando qualcosa, lì penso mais e qui penso della frutta. E questo è un piccolo canale di irrigazione che porta le acque dal ghiacciaio. In appena 3 ore siamo passati dalla quota di 4200 metri, che sono le immagini che abbiamo visto ieri, quello lì era il ghiacciaio Pastoruri famosissimo, fino ad arrivare a una quota di 360 metri. Siamo pronti per partire, dovremo metterci più o meno 6 ore, abbiamo deciso di fermarci prima perché abbiamo letto sulla nostra app tantissimi avvisi di furti, rapine armate, quindi diciamo che vogliamo evitare di avere problemi e quindi abbiamo evitato di fare la parte nord della costa del Perù perché veramente ci sembrava un po' pericoloso. Poi non si sa mai, magari sono cose vecchie, però anche altre persone qua ci hanno detto che non è sicurissimo. Qua invece ieri sera abbiamo conosciuto delle signore molto simpatiche che ci hanno detto di stare tranquillissimi perché è un posto molto tranquillo e infatti abbiamo dormito come dei sassi. Adesso abbiamo fatto tutte le cose che ci sono da fare prima di partire, controllo al van, pulizia personale, colazione, caffè, e quindi adesso andiamo a Lima, capitale del Perù. Eccoci, dopo tanto tempo siamo arrivati sull'oceano, anche se non si vede perché c'è un tempaccio, e rientriamo quindi sulla Panamericana, la carretera 1N del Perù. Sono chilometri e chilometri di deserto, non c'è nulla, ci sono tutte queste casettine messe un po' male, pieno di spazzatura. Siamo contenti di non aver fatto la strada del mare perché è davvero in condizioni terribili. Adesso è uscito un po' di sole ma prima era tutto grigio, sembrava a Milano d'autunno, veramente. Insomma non è il massimo questa zona, mi dispiace per chi ci vive perché penso che le condizioni non siano ottimali, però c'è anche questo in Perù. Siamo arrivati a una stazione di pedaggio peruviana, vediamo un po' quanto c'è da pagare. Veicolo su leggero no, 9,50, dovremmo pagare 9 sole 6,50, circa 3 euro. Buenas. ¿Cómo? Ya, muchas gracias. La polizia mi ha chiesto praticamente di tutto. Qua in Perù ci stanno fermando davvero tanto. Infatti lì si può vedere il retén della polizia, praticamente ferma chiunque. E lì c'è il nostro. Tutti lì a fermare, incredibile. Una squadra. Ormai siamo
siamo alle porte di Lima. Il paesaggio non è cambiato, è sempre desertico, molto brutto e sporco. Su quella montagna là in alto c'è un paesino con la scritta enorme sotto Cristo vive, non so se si riesce a vedere. È davvero un paesaggio surreale che vediamo per la prima volta qui in Sud America. Eravamo stati alla Guaira in Colombia, che comunque è una zona altrettanto sporca e povera, però così mai vista, anche perché il cielo è grigissimo e pare che sia sempre così tutto l'anno. Ed eccoci arrivati a Lima, capitale del Perù, città grandissima, incredibile. Noi siamo arrivati con questo van da Milano, ogni volta ci pensiamo. Adesso troviamo un posto per la notte perché sono già le 4 quasi. Il traffico di Lima è qualcosa di impressionante. Buongiorno da Lima! Questa notte ci siamo sistemati in questo quartiere veramente molto bello e siamo nel barrio Barranco, uno dei più ricchi e meglio tenuti, devo dire. Questo è il parchetto che c'è fuori dal nostro van e lì c'è l'oceano. Questa è veramente una bella zona di Lima, non ce l'aspettavamo perché diciamo che ieri quando siamo arrivati non ci piaceva tanto la periferia, una delle periferie più brutte, non ci siamo sentiti al sicuro, però adesso che siamo in centro possiamo dire che stiamo bene e quindi staremo qualche giorno. Ecco la costa di Lima. La città sorge praticamente sopra un piccolo rilievo di 50 metri e questo è l'oceano grandissimo. Lì in fondo c'è un'isola ma non si vede. Ci aspettavamo un clima molto più caldo, anche se ci troviamo a quota del mare. Ci sono 16 gradi durante la notte e 25 gradi durante il giorno, il che è veramente strano per essere vicini all'equatore. Lima è costruita praticamente sul deserto e queste dune su cui è costruita sono protette dalle reti. Infatti qui si vedono queste reti che impediscono alla sabbia di continuare a scendere verso una delle strade più importanti che segue la costa. Lì in fondo c'è qualche surfista che cerca di acchiappare qualche onda che arriva da quella direzione verso la spiaggia. È un quartiere veramente molto molto bello, ci sono delle ville spettacolari, sembra una villa Liberty questa, con tutti i mosaici vicino al tetto. Ecco qua. ¿E esto cómo se llama? Boldo. Boldo. ¿Y esta? Este es bueno para el hígado. Ah, Este es alfalfa para bronquio, para gripe, para Ajá. garganta. ajá. Este es uña de gato para todo. Ah, ok. Este es linaza para riñones. Ajá. Este ya, limón ya. Calientito, tibio. Tibio, por favor. Ya. Questo si chiama emoliente especial. Esto te cura todo. Claro. E per me también uno, Gracias. Sì, grazie. Ya. Questo vaso pieno di cose costa solo 50 centesimi, è davvero buono, non sa di molto però fa molto molto bene perché c'è l'alfalfa, c'è la linassa, ci sono i semi di lino, ci sono un sacco di erbe, di radici, veramente un beverone che fa molto bene.
E questo bicchierone cura praticamente di tutto, anche le cose che non hai. Guardate un po' cosa abbiamo preso. Una focacciona, sembra molto buona. Diciamo che siamo già innamorati di Lima. Vai, quanti giorni staremo a Lima? Finché non finiranno le focacce. Mamma mia che buona. Sembra veramente ottima. Sicuramente sono gli argentini che sanno fare veramente bene pane e focaccia. Sono addirittura gli scoiattoli. Non hanno neanche paura. Questo sta sgranocchiando dei semini. Dopo una lunghissima camminata siamo arrivati finalmente nel centro di Lima. Oggi è sabato, c'è veramente tantissima gente, tanta confusione. Infatti siamo un po' cotti, si vede anche Carla. Questa è la piazza, Plaza Mayor. Questa è la piazza della seconda città più grande del Sud America, 9 milioni di abitanti. E una caratteristica di Lima sono questi balconi in legno che si affacciano su questi edifici di architettura spagnola, sono veramente molto belli. Proviamo il churro, che è tipico spagnolo, però questa è la versione peruviana, ripiena di cioccolato. Un po' di fritto ci voleva anche oggi. Sembra un sigaro. Abbiamo fatto qualche passo più avanti e abbiamo visto un altro negozio che fa churros, però qua c'era una coda enorme, quindi abbiamo detto dobbiamo provare da qua. Infatti il signore che era in coda ci ha detto che questo è il posto più buono perché hanno imparato proprio dagli spagnoli. Finalmente dopo mezz'ora siamo arrivati. Questo deve essere ancora più buono, vero? Nuestro amigo, ¿cuál va a comer? El churro de marja blanco, que es riquísimo, Bueno. es agradable, es tradicional, este es tradicional, porque el verdadero español, acá habían dos familias españolas, ellos trajeron el churro acá a Perú. Vediamo se è più buono dell'altro, cosa dici? È un'altra cosa? Buonissimo. Sì? Adoro il cibo fritto. Qua questa è la situazione, c'è un sacco di coda in questo negozio qui che si chiama Churros San Francisco, mentre nel negozio dove siamo andati prima non c'era nessuno. Ma in mezzo a tutta questa folla c'era una cosa fondamentale da fare a Lima, un momento che aspettavo da molto tempo. Pausa dal barbiere, Carlo si sta tagliando i capelli finalmente. Eccoci usciti dal barbiere e vediamo Carlo finalmente con i capelli corti. Provato anche il barbiere peruviano per soli 5 euro. Mi ha Com'è fatto andata? il pelo nuovo. Bella, guardalo, faccio una sfilata. Per pranzo stiamo mangiando papas alla huacachina, che sono delle patate con una salsa arancione, e l'altro antipasto che ci è arrivato è il famosissimo ceviche de pescado peruano con pesce, cipolle e poi ci sono questi semini che sembrano il mais. Adesso torniamo dal nostro van perché la giornata è finita, il sole sta già tramontando e torniamo con il pullman. E così, dopo 3 giorni passati nella seconda più grande metropoli sudamericana, sentiamo già il bisogno di tornare nella natura, iniziando ufficialmente il nostro viaggio nel sud del Perù.